Cari amici miei, cosa andiamo a fare oggi? Giriamo il microfono. Questo video è un po' che non facevo un video con dei salumi. Ho fatto questo video appositamente per far vedere, diciamo, il maturatore, come funziona. Attenzione, un maturatore fai da te, un maturatore non professionale, ma se noi stiamo attenti ad accorgimenti, a regole e altro, può fare diciamo al nostro bisogno casalingo, ok? Ci tengo a dirlo, non è per un uso professionale, però insomma, se messi gli strumenti giusti, ora io questo qui che ho fatto, ho messo degli strumenti, diciamo così, economici, per far vedere a tutti o per poter permettersi a tutti quanti di fare un maturatore. Gli strumenti un pochino più professionali sono quelli, diciamo, wireless, sono quelli già con le presine, sono già quelli che ti gestisci da remoto e costano un pochino di più. Io ho fatto questo qui con degli strumentini che costano su 10 euro, semplicissimo. Se uno vuole partire così va più che bene, poi man mano va là, allora si cambia gli strumentini quelli un po' più decenti, diciamo, per intenderci, costano sui 60-70 euro l'uno, a differenza di questi tre che ho preso, l'ho pagati tutti e tre 20 euro. Ok, ma vi ripeto, l'ho fatto per un test anche nei vostri confronti. Sto facendo delle lezioni e queste lezioni sto facendo vedere a queste persone che fanno le lezioni cosa prendere e come usarli, ok? E siamo sempre in tempo a cambiarli, ci vuole 10 minuti a levarne uno e a metterne un altro. Comunque sia, è un video, torniamo a noi, è un video inerente al funzionamento, sia a come si fanno un certo tipo di salumi, ovvio, perché vi farò vedere tutto quanto l'iter, e sia come si fanno. Si parte dalla stufatura, si scende giù, è il tempo, diciamo così, di maturazione. Ok, sicché state ben attenti con gli occhi larghi, se c'è qualcosa scrivetemelo qui sotto, segnatevi ai canali, sia su YouTube sia quello, diciamo, del gruppo Facebook, teniamoci aggiornati, dite la vostra. Ok, cominciamo. Sta a parte il bobbone e dei vellini. Li ho voluti così, piccini, li devo dar via per un assaggio ad amici e li ho voluti piccini così. Ok, e oggi vediamo che cosa andiamo a fare. Andiamo a fare un salame veramente importante. Ok, intanto vi chiedo di iscrivervi al canale, sia dalla parte del gruppo, dalla parte di YouTube, di seguirmi. Ok, già un po' che non facevo, diciamo, un salame, ora insomma, mi sono rimesso a farli e facciamoli assieme. Questo, diciamo, è un salame didattico, lo cercherò di farlo cercando di metterci più passaggi possibili e semplici. Vediamo un po' se riusciamo. Allora, intanto vi dico che ho preso un pezzo di spalla, questa qui, guardate che bel colore che ha, per farvi capire la freschezza, e sarà composto da 80% di spalla, 20% di pancetta, e arriverà al 25% perché ci sarà anche la pancetta sua proprietaria che arriverà al 25%. Ho messo ieri un pochino di aglio, 30 cl di vino per chilogrammo, perché io so che questo complessivo qui è 2 kg, che qua ci ho messo 40 cl in totale, e i 20 cl ci ho messo del vino dolce, e arriviamo a un totale di 60 cl, 30 cl per chilo, 30 cl per chilo. Sale 23 grammi al chilo, pepe 3 grammi al chilo, e ci ho messo un po' di spezia per norcini, budello gentile da 65, è questo qui, budello gentile dritto. Ok, e fino a qui non ci sono problemi. Poi ora questi urleranno: che fai, che non fai? Questo è qui che mi assiste, non vi preoccupate, è qua giù in fondo,
famoso salame di felino. Vi ricordate, no? Il salame di felino, come viene fatto? Viene fatto così, viene fatto. Ok. Che facciamo? Grossolanamente. Tanto dopo ci penserà la trita carne a fare il resto. Io lo faccio a strisce e poi taglio dei pezzetti di strisce. I nervetti, se ci sono, toglieteli, come qui ho sentito il nervetto e via. Visto che è caldo, io cosa ho fatto? Ho fatto freddare la carne tantissimo. Tutta la notte è stata in frigorifero e il frigorifero l'ho messo a 2-3 gradi. Ora è ghiaccia marmata questa carne qui, è ghiaccia. La lavoro subito, velocemente, senza perdere tempo, e la rinfilo in frigo nel maturatore. Poi oggi è una giornata fresca, non ci sono problemi. Io cosa faccio? Ora vado a drogare in questo momento la mia carne prima che passi nel tiracarne. Basta. Il vino lo andrò ad aggiungere dopo. Leverò l'aglio, lo filtro e lo aggiungo dopo. Ok, bene, è rimasto un pezzetto, via. E ora qui dobbiamo impastare tanto, dobbiamo fare in maniera che sia perfettamente amalgamata, deve diventare una colla, che non vi preoccupate, così. Più che impastare dovete, vedete, strizzare, perché impastare non serve a niente, perché abbiamo già messo il sale e il pepe e l'abbiamo tritato e ci siamo avvantaggiati. Non devono rimanere i buchi dell'aria, vedete? E per questo qui si fa questo lavoro. Io ci metterò anche un po' di pepe schiacciato. Ok, questo gli darà un bel sapore. Comunque l'1% su 1 chilo. Dai, io cosa faccio quando è pronta? Ci butto dentro un pochino d'acqua. Guardate che fa l'acqua, andrà ancora di più, goccino, ancora di più a riempire, perché quella collosità, guardate qui, non riesco neanche, cioè, a mettere dentro la mano, guardate, ora c'è. Per comodità oggi uso questa, così non sporco l'altro, poca roba. Ricordo che questa qui c'è un inserto apposta per insaccare.
Perfetti. Allora, ho fatto questi qui piccolini e uno un po' più grande. Io ho fatto la legatura di traverso e le legaturine, così saranno belli compatti. E ora cosa faccio? Intanto prendo un cencio. Ok. Ho lavato tutto. Ora, cosa faccio? Li vado a mettere, tanto li faccio asciugare qui un'oretta, così levano un pochino di acqua. Poi li vado a mettere in frigorifero, nello stagionatore a 5 gradi per 24 ore, 90% di umidità. Poi vado a fare la stufatura di 4 giorni da 24-23 a scendere giù, a scendere, e poi li lascerò sempre nello stagionatore almeno un 40-50 giorni. Come ricordate c'era un buco, ci ho messo il pepe, non avevo voglia di rifare tutta l'insaccatura, ho lavato tutto, ma se ci fate così non ci sono problemi, viene cicatrizzato. E lascerò, ho detto, 50 giorni a 13 gradi sui 70-80% di umidità. Comunque ora vi tengo aggiornati, vi faccio vedere anche adesso che li metto a nanna per la prima volta. Mi raccomando, segnatevi al canale, se c'è qualche domanda fatela qui sotto. Potevo far meglio le legature, ma chi mi frega a me di far meglio le legature, sono pezzettini piccini che mi devo mangiare io, non vanno alla vendita, non vanno da nessuna parte, ok? Tanto so già qualcuno che lo dice. Polizia dove voi lavorate, io non faccio altro che appena faccio uno step subito con acqua calda varichina, via, non si deve contaminare mai. Anche adesso, prima di andare a mettere la roba del maturatore, disinfetto tutto il maturatore, poi lo lascio un pochino aperto, lo riciclo e via. Questo è indispensabile, va bene? E ora è cominciata la fase di stufatura. Questo è. Il secondo giorno, guardate il colore, che spettacolo che è sto colore, guardate. Secondo giorno di stufatura, combinazione, sono partite le ventole. Ci vediamo domani. Frigorifero, anzi maturatore in test. Mi sembra male. Hanno 4 giorni. Finirò qui il video, però vi terrò aggiornati con un ulteriore video sul finale, perché sennò qui devono passare 50 giorni, 40, 50, 60 giorni, si va un pochino troppo in là, che farò un video final test con tanto di assaggio e ci saranno degli aggiornamenti. Se volete sapere qualcosa a riguardo, scrivetemi sotto, andate sul forum, siete sul forum, scrivetemi insomma su YouTube, dove volete, e cercherò per quanto è possibile di aiutarvi. Ricordate che per fare questi, tra virgolette, capolavori, io faccio delle consulenze in privato. Molte persone, diciamo così, non riescono, non sanno come fare o vogliono un piccolo aiuto, solamente uno startup, io ci sono, non è che stiamo parlando di anni di lavoro, anche un'oretta, 2, quello che è, io sono a disposizione con consulenze private, in questo caso. Ci tengo a dirlo, magari molti si sbagliano a pagamento, ok? Poi delle piccole cose, dei piccoli aiuti, non ci sono problemi, scrivete sotto, io ve li do senza nessun problema. Se però uno vuole essere guidato per mano per tutto il percorso, vi aiuto lo stesso, ok? Stai tanner.